Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Mercinator, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare della tecnica più corretta per cercare i nostri amati funghi, quella che usano praticamente tutti i raccoglitori più esperti. Vi darò 10 regole importantissime che se le seguirete sicuramente avete dei benefici nella vostra ricerca. Allora, la prima regola da tener conto è l'orario. Il momento migliore per andare a funghi è prestissimo, alla mattina, appena c'è abbastanza luce. Perché? Perché la luce bassa è radente, diciamo, al terreno. Quella del primo mattino crea praticamente delle piccole ombre che fanno risaltare tantissimo i rigonfiamenti nel terreno, ok? Quando invece, naturalmente durante la giornata, il sole è alto e sale, la luce praticamente diventa piatta e questo farà sì che i funghi si mimetizzano molto di più, ok? Quindi giù dal letto, giù dalle brande, dormiglioni, ok? Seconda regola importante è l'utilizzo del bastone. Mi raccomando, il bastone serve innanzitutto principalmente per camminare e per mantenere l'equilibrio, specialmente in salita o su terreni irregolari e scoscesi. Quindi mi raccomando, utilizzatelo per quello. Però può essere anche utilizzato anche in modo molto delicato per pettinare leggermente l'erba alta naturalmente, e per scostare con attenzione le felci, dove soprattutto nei punti in cui sappiamo che i funghi possono nascere, crescere, nascosti, ok? L'importante è usarlo sempre con molta leggerezza, senza forzare, senza colpire il terreno, se no facciamo solamente dei danni. Terza regola, la camminata. Allora, il mio consiglio più spassionato è quello di camminare lentamente e a zig e zag. Non seguite mai una linea retta e tenete sempre lo sguardo a 2-3 metri davanti a voi e non sui vostri piedi, ok? Importantissimo, se non vi vedete le punte delle scarpe. Guardando chiaramente un po' più avanti si riescono diciamo, a cogliere molto meglio i contrasti e i rilievi che ci sono nel terreno, dove praticamente si possono nascondere, scusate, i nostri funghi. Quarta regola, la direzione di ricerca. Beh, allora la ricerca va fatta preferibilmente in salita. Perché? Perché il motivo è che la parte bianca del fungo, quindi l'imenoforo, sotto le foglie risalta molto di più. Quando si guarda praticamente dal basso verso l'alto, diciamo questi contrasti chiari si notano meglio, ok? Quinta regola, molto importante, è controllare attentamente i rigonfiamenti delle foglie. Quindi quando vedete una gobba, un punto in cui le foglie sono sollevate leggermente, vi fermate, vi abbassate e con le mani delicatamente tastate le foglie, ok? O il muschio in alcuni casi. Questo è il metodo più preciso, ok? Importantissimo. La sesta ed importantissima regola del primo fungo. Sì, la regola del primo fungo è: quando voi trovate un fungo, non raccoglietelo subito, vi fermate e controllate con calma tutto in giro, in un raggio più o meno di 4-5 metri. Perché? Perché spesso i funghi escono anche in piccoli gruppi, quindi sono anche gregari, non sempre il fungo è da solo, ok? Settima regola, le pause di osservazione. Molti vanno come dei treni, ma invece è importantissima. Sì, è importante perché ogni 10-15 metri voi vi fermate completamente e per circa 20-30 secondi osservate bene tutta la zona davanti a voi e tutto intorno. Perché questo? Perché camminando molte cose sfuggono al nostro occhio. Invece da fermi le cose si notano molto meglio. Ottava regola, l'ordine di ricerca. Bene, iniziate sempre dagli alberi più vecchi e grandi. Il motivo? Mi chiederete. Il motivo è che hanno un apparato radicale molto più esteso e sviluppato rispetto agli alberi più giovani. Quindi cosa succede? Che il micelio ha avuto tanti anni per colonizzare bene il terreno intorno a loro. Quindi è più probabile trovare funghi intorno a queste piante qua. Poi controllate vicino ai tronchi, i tronchi abbattuti, ma dal lato a monte, non a valle. Il motivo è che il tronco,
quando è abbattuto, fa da diga, quindi l'acqua e le foglie si accumulano proprio nella parte a monte del tronco, quindi creando un ambiente umido e ricco di sostanza organica, mentre chiaramente nella parte a valle rimane più asciutta e pulita e quindi poco diciamo produttiva per i nostri funghi. La nona regola è come scegliere uno spot, che questo me lo chiedono in tantissimi. Benissimo, la regola per selezionare il posto giusto è quella: prima ancora di iniziare e cercare i funghi dovete sapere scegliere bene lo spot. Quindi evitiamo innanzitutto i boschi troppo giovani o piantati di recente, perché il micelio non ha avuto ancora tempo per svilupparsi naturalmente. Quindi preferite sempre boschi maturi con alberi vecchi di almeno 30-40 anni e lo vedete chiaramente dalla corteccia e dalla chioma. Guardate la pendenza, meglio una mezza costa con un'esposizione magari a nord, nord-est, perché mantiene naturalmente più umidità senza ristagni d'acqua. Controllate se ci sono piante indicatrici tipiche della vostra zona, tipo felci, mirtilli, erica. Se vedete un bosco troppo pulito e senza sottobosco, o al contrario invaso da rovi altissimi, probabilmente non è un buon posto per andare a funghi. Quindi il posto ideale è un sottobosco moderato, umido ma non fradicio, e si capisce subito che l'aspetto generale è che praticamente ha molta più vita. Allora, decima regola, e quindi è l'ultima. Allora, i luoghi da controllare nei momenti estremi, e questo è importante, ragazzi. Quindi, quando il tempo è estremo, dovete cambiare la vostra strategia. Allora, dopo tantissima pioggia, il terreno è fradicio, ok? Evitate naturalmente i fondovalle e le zone basse dove l'acqua ristagna. Perché? Perché sennò i funghi rischiano di marcire e la pianta non sviluppa in quei momenti lì. Quindi andate invece sulle parti più alte, nel pendio, su nelle mezze coste ben drenante il terreno e sotto naturalmente gli alberi grandi che riparano un po' dal diluvio. Invece al contrario in tantissima siccità cosa dovete fare nel terreno secco? Cercare i posti che mantengono umidità più a lungo. Quindi andate vicino a piccoli ruscelli o sorgenti, sotto alberi molto grandi con tanta chioma, quindi tanta ombra, sul lato nord dei versanti e soprattutto dove il tappeto di foglie è più spesso e compatto. Perché? Perché lì sotto rimane praticamente più umido, diciamo più umido e a lungo tempo, perché non viene asciugato diciamo dal vento. E quindi noi dobbiamo trovare dei microambienti più freschi. Beh, allora, queste 10 regole io ve le ho dette, spero che questo video vi sia stato utile, poi mi farete sapere qui nei commenti se condividete quelle mie, diciamo, regole che vi ho dato, che poi sono consigli, e che dire, spero che tutti quanti facciate dei bei raccolti, mi raccomando, a voi costa poco, iscrivetevi al canale per chi non l'avesse ancora fatto, commentate e questo video magari potete condividerlo nei vari social o magari mandarlo all'amico che magari è poco esperto e queste regole potrebbero essere diciamo d'aiuto per tornare a casa con un buon carniere in parecchie situazioni. Io vi abbraccio tutti quanti. Una cosa importante, anche per gli iscritti, ricordatevi di pigiare qua sotto la campanella, perché molti mi dicono che a loro i miei video spesso non arrivano, i video nuovi che io pubblico tutte le settimane. Quindi quando voi pigiate sulla campanella, i miei video arriveranno prima, vi arriva la notifica da YouTube che vi dirà, diciamo, di non perdervi il nuovo video di Fungo Magia. Ok, io vi abbraccio tutti quanti, vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi, al prossimo video. Vi abbraccio, ciao dal mondo di Fungo Magia, ciao da Macinator.